La pappardella ripiena è una ricetta bella da vedere, squisita da mangiare e neanche troppo difficile da preparare e oggi ve la offro senza glutine e senza miscele industriali. Seguitemi in cucina e vediamo come si prepara. Ho iniziato preparando la pasta all'uovo. Questa è la miscela casalinga che io uso spessissimo per fare la pasta fresca, ma siccome è una miscela piuttosto chiara di colore, nonostante l'aggiunta dell'uovo, per dargli uno sprint in più di colore, un colore che somiglia più a quello della farina di grano duro, ho aggiunto mezzo cucchiaino di curcuma in polvere. Ho iniziato mescolando prima con un cucchiaio e poi ho impastato con le mani. Ci vogliono veramente 2-3 minuti per ottenere la pasta che serve, quindi è inutile secondo me utilizzare la planetaria o un'impastatrice. Una volta pronto l'impasto, che deve avere questa consistenza che somiglia quasi alla plastilina, l'ho messo in un sacchetto di plastica alimentare e l'ho lasciato riposare per 30 minuti. Mi raccomando, il riposo è fondamentale per la buona riuscita della pasta fresca. Qualunque tipo di mix utilizziate, anche se fate la pasta con il glutine. Mentre la pasta riposava mi sono occupata del ripieno. Avevo fatto bollire le patate che avevo pelato e tagliato a cubetti, le ho fatte bollire fino a quando non sono diventate tenere, poi le ho schiacciate con uno schiacciapatate. Ho aggiunto del formaggio grattugiato, del sale, del pepe e del prezzemolo tritato e ho mescolato bene. Ho ottenuto questo composto piuttosto sodo, l'ho versato in una sacca da pasticceria. Infine mi sono dedicata alla preparazione della sfoglia. Ho prelevato un poco di pasta, si lavora sempre con una piccola quantità, altrimenti le sfoglie sono davvero troppo lunghe e difficili da gestire. La pasta che rimane la si rimette nel sacchetto così non secca a contatto con l'aria. Poi ho spolverato tutte le volte che serviva il piano di lavoro e la pasta con della farina di riso finissima e ho iniziato a passare queste piccole quantità di pasta nella macchinetta della pasta, nella sfogliatrice. Io ho una macchinetta manuale che ha 9 spessori, lo spessore 1 corrisponde a quello più largo, lo spessore 9 corrisponde allo spessore più stretto. Io ho iniziato passando la pasta più e più volte allo spessore più largo, quindi al numero 1, ripiegando la pasta, questo per renderla il più omogenea possibile, ma anche per cercare di ottenere una sfoglia il più regolare possibile. Non abbondo con la farina di riso, la uso tutte le volte che si rende necessario, così la pasta non si appiccica ai rulli. Una volta soddisfatta della qualità della pasta, ho iniziato via via a ridurre lo spessore, quindi sono passata allo spessore numero 2, spolverando sempre di farina tra un passaggio e l'altro e ogni tanto passando il dito sui rulli per togliere eventuali residui di pasta che rimangono attaccati, e sono arrivata allo spessore numero 5, che è leggermente oltre la metà degli spessori che la mia macchinetta mi consente. Se la vostra macchinetta ha una numerazione diversa perché magari è di un'altra marca, fate attenzione che non sia sottilissima, deve essere il classico spessore che fate quando volete ottenere i ravioli. Infatti da questa sfoglia si può ottenere sia la pappardella ripiena che eventualmente ravioli o tortellini. Allo spessore numero 5 ho ottenuto una sfoglia piuttosto lunga di circa 50 cm. Ho distribuito la farcia al centro di questa sfoglia. Lo spessore della farcia è quello di un dito, quanto un dito. Ho creato una lunga striscia centrale. Non ho abbondato con la farcia, avrei potuto, ma non l'ho fatta più grossa di così perché quando è troppo farcita c'è il serio rischio che la sfoglia si rompa quando noi la pieghiamo.
Ho ripiegato la pasta, ho sigillato benissimo tutto attorno alla farcia. Poi con una rotella tagliapasta ho regolarizzato la pasta ottenendo una lunghezza di circa 45, 42-45 cm. Ho lasciato più spazio tra il bordo e la farcia per evitare che spaccasse durante la formatura. Se ne potrebbe fare un pochettino di meno bordo, ma ho preferito non rischiare. A questo punto bisogna arrotolare su se stessa questa pappardella per ottenere come una sorta di chiocciola. Attenzione, questa è la fase più delicata nella quale c'è il serio rischio che la pasta si rompa, quindi facciamolo piano piano e con grande attenzione. Dopodiché, ottenuta la chiocciola, ho cercato di sigillare le estremità pizzicando i lembi della pasta nella parte del bordo, l'ho messo da parte e ho preparato una seconda pappardella. Se state preparando un menù composto dal primo e dal secondo, questa pappardella costituisce una porzione per ogni persona. Dipende molto dall'abbondanza del pasto. Se invece mangiate soltanto il primo, di pappardelle come queste se ne possono considerare una e mezza, anche due, per una persona che è veramente abbastanza affamata. E si continua così. Con queste quantità si possono ottenere 4 pappardelle farcite, anche come quantità di farcia. Io ne ho fatte soltanto due, con la pasta e la farcia che sono rimaste ho preparato dei ravioli. Però voi potete fare soltanto pappardelle oppure potete utilizzare lo stesso impasto e la stessa farcia per fare come ho fatto io, ravioli o tortellini. Fatto questo, l'ho messo da parte, mi sono occupata del condimento. Io ho scaldato un pochettino di latte nel quale ho fatto sciogliere del gorgonzola dolce. All'inizio questa salsina risulterà molto liquida, però dopo un paio di minuti che la si allontana dal fuoco tenderà ad addensare leggermente, quindi non vi preoccupate. E infine mi sono dedicata alla cottura della pasta. A seconda dello spessore alla quale la stendete, la cottura può essere di 3 o 4 minuti. Mi raccomando, quando facciamo cuocere la pappardella ripiena, richiusa a chiocciola, la solleviamo con una schiumarola, la mettiamo direttamente nell'acqua salata bollente, non facendola cuocere a bollore forte. Poi dopo 3-4 minuti di cottura, insomma, quando è pronta, la preleviamo con cura, sempre con la schiumarola, e la appoggiamo sopra il piatto. Tutto questo per evitare di fare rompere la pasta. Ho servito la pasta distribuendo un pochettino di salsa al gorgonzola sul fondo del mio piatto, ho messo la pappardella al centro del piatto, ho condito con un altro pochino di salsa al gorgonzola, poi un filo d'olio d'oliva, poi della paprika spolverata in superficie che ci sta veramente molto bene, oltre il lato cromatico dà anche un bel sapore, e poi se volete potete accompagnare con del formaggio grattugiato. Questo diventa un piatto molto bello da servire durante i pranzi domenicali, fa una bella figura, fa fare una bella figura, è buonissimo, la pasta mantiene perfettamente la cottura e come vedete non è neanche difficile da preparare, quindi provateci. Se lo fate fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Vi ricordo che tutte le mie ricette sono sul mio blog, il link lo trovate qui sotto in descrizione ma anche alla fine di questo video, e questo
mix specifico lo trovate anche, oltre che sul mio blog e su questo canale, anche sul libro 30 ricette di pasta senza glutine della cassata celiaca, edito da GluSearch, che trovate su Amazon. Grazie per la visione e per la condivisione e alla prossima ricetta gluten free. Ciao!